Miei prodi camminatori, sono Nico, il capitano dei camminatori cretini, e oggi vi mostrerò la mia esperienza sulla quarta tappa del Sentiero dello Spirito, Parco Nazionale della Maiella. Vabbè, se siete arrivati fino a qui praticamente avete quasi completato il percorso e siete pronti per entrare nella modalità eremitica di Naruto. Ciao, buongiorno. Buongiorno camminatori. Bene, siamo all'ultimo giorno, l'ultima tappa del Sentiero dello Spirito. Sono ripartito da dimore montane, questa è veramente la più facile, non sto scherzando. So che l'ho detto anche ieri, ma non è vero. Questa è lunga soltanto un 12 km, 13 forse, o 12 o 13, non mi ricordo. E siamo a bassa quota, quindi non c'è pericolo di rimanere bloccati in montagna. Si passa per un po' di colli. La cosa bella è che vedremo finalmente una vista sul mare, quindi percorreremo proprio una terrazza con grandi pascoli che si affacciano sul mare Adriatico. Sto morendo, non lo so, forse la colazione che ho fatto stamattina alle dimore montane, un posto meraviglioso. Guardatevi il video di ieri se non avete visto di che cosa sto parlando. Nel frattempo vi faccio vedere il percorso di stamattina, sentierone largo, bello, un po' di salita, va bene, quella è normale. Se fai un cammino la salita ti perseguita. Cioè sembra che in teoria la quantità di salite dovrebbe essere uguale a quella di discesa su per giù. E invece no, se fai un cammino la salita è sempre di più, non si sa perché. Che meraviglia sto percorso, guardate. Cioè non è che camminare deve essere sempre sentieri brutti, di montagna, cioè brutti, belli sotto un certo punto di vista, ma faticosissimi. Invece questo guardate, bel sentiero largo, vista che comunque regala emozioni. Ora so che sono contro luce, non si vede benissimo, però la vista è molto bella. Sì, ogni tanto, dai, non dico sempre, ogni tanto, così. La poesia e l'italianità, perché anche se tu fai poesia in Italia e piazzi una panchina su un sentiero, c'è sempre la buona probabilità che te la possano fottere, anche la poesia. E questo qui è l'arrivo in Grotta Sant'Angelo. Avete visto quel serpentone? Wow, un biscione. Ci siamo quasi. Eccola. Eccola qui. Faccio vedere l'effigie di Sant'Angelo. Questa è il grottone. Beh, scusate, è la location ad essere spettacolare. E questa è una capanna di pietra abbastanza intatta, direi, che venivano usate come rifugio per i pastori e per il bestiame. Ma guardando la struttura direi che è un drullo versione abruzzese praticamente. Sono mura a secco praticamente, appoggiate una sull'altra. E ok, vi aspetta anche un pochino di salita su asfalto. Però se non ricordo male c'era una bella fontana un po' più avanti, quindi un altro punto acqua. Che male non fa. Infatti ricordavo bene, però credo che sia chiusa. No!
Vediamo. Ah no, c'è il rubinetto, vabbè, così non si spreca l'acqua, ma l'acqua ci dovrebbe essere. Ci verrà una bella sciacquata. Vediamo. Yes! Esce male, ma esce. E come sempre in Italia, questo è il sentiero dello spirito. Qui passa anche il cammino della pace. Poi c'è il cammino di Celestino, che penso sia molto simile al sentiero dello spirito, solo che perché non complicarci la vita e dargli un altro nome? Sicuramente avrà delle piccole varianti, ora mi informerò, ci farò sicuramente un video su questa cosa. Però cioè, io sono dell'idea che in Italia dovremmo fare un attimo pace con il cervello, perché quando dal 2008-2009 c'è stato il boom dei percorsi a piedi, che sono comunque una fonte di reddito per le zone in cui passano, c'è stato il boom di sentieri nati, e alcuni sono morti subito dopo, cioè nel senso, perché non impariamo dagli spagnoli che comunque sono riusciti a fare dei cammini verso Santiago un vero core business, nel senso che essendo concentrato in quello la logica del cammino spagnolo, quello funziona, ma funziona davvero. Quindi è meglio avere 1, 2, 3, 10, 20 cammini che funzionano o averne 150 che non funzionano? Ed eccoci arrivati alla zona dei pascoli. Ah, e da qui questa proprio è una terrazza, cioè da qui si vede praticamente tutto l'Abruzzo. O buona parte dell'Abruzzo, dai, proprio tutto no. Ora c'è un po' di foschia, ma lì c'è il mare. Ok, questa fonte che su alcune mappe è segnata, sappiate che è in secca. Siamo nel territorio agropastorale, però la buona notizia è che una volta che avete incontrato questa fonte, da qui scenderete e basta. Non ci sono più salite davanti a voi. Questo è il sentiero che porta all'ultimo eremo, che a me piace un sacco, secondo me è uno dei più belli, anche se non è famoso come gli altri. Abbiamo l'acqua, abbiamo delle panchine e poi eccolo San Donofrio, che è un po' coperto dalla vegetazione, ma ci arriviamo. Ehi, non mi dite che è chiuso, eh? E infatti è aperto. Ed eccoci qui, San Donofrio. Ecco, allora, l'iconografia effettivamente è un po' kitsch. Diciamo, era quasi meglio la statua del 1800 con la pelle a tracolla di San Bartolomeo, però qui c'è la sacrestia. Oh, fantastico, bellissimo. Non si vede niente perché è buio, però è bellissimo. Però questo credo che sia ancora utilizzata, perché vedo segni di civiltà, diciamo. Magari la utilizzano una volta all'anno, ma la utilizzano. Siccome io sono curioso come una scimmia, adesso ho mollato lo zaino e voglio entrare nella grotta. Pipistrello. Quasi le stringe, pipistrellino, stai lì, non venire qui. Questo dovrebbe essere la nicchia di San Bartolomeo scivolosissima, dove che ti fa passare il mal di schiena e il mal di pancia. Proviamo. Sì.
No, forse me lo fa venire il mal di schiena perché mi accappotto, sicuro. Non disturbiamo oltre il pipistrello. Molto bello. Comunque San Donofrio aveva i capelli e la barba così lunghi. Sembra Gandalf il grigio. Con tutto il rispetto, San Donofrio. Questo qui è il tratto subito dopo l'eremo di San Bartolomeo. Stiamo per arrivare alla chiusura di questo cammino che è l'abbazia di San Liberatore a Maiella, che so già che sarà chiusa perché mi hanno detto apre solo il fine settimana, ma proverò a chiamare una guida dell'Infopoint e magari ci fa il favore di aprirla. Speriamo. E questo punto è abbastanza rognosetto perché è discesa, ma è discesa abbastanza ripida. Siamo sui 750 metri d'altezza, dobbiamo perdere ancora un po' di quota. È lungo un chilometro e mezzo forse. E insomma, basta stare un po' attenti soltanto se piove, perché la roccia con l'acqua diventa abbastanza scivolosa. Usate i bastoni, non correte, e per il resto godetevi il panorama, che ora vi ho fatto vedere solo il sentiero, ma c'è anche un bel panorama di fronte a noi. Ragazzi, siamo quasi arrivati. Vedrete questo rudere, poi questo albero, ragazzi, meraviglioso, è il più grande che incontriamo. Non lo so, diamogli un nome, il gigante buono, non lo so. È enorme, che meraviglia. Ed eccoci in arrivo all'abbazia di San Liberatore a Maiella, che mi sembra chiusa. Speriamo di no. Stanno tosando dell'erba. Ma guarda come mi cacciano subito. Ciao! Si può? Ah, ok. Ma nonostante l'abbazia sia chiusa, io mi ricordavo che qui sotto c'erano le gole della Lento, che sono, ci dovrebbero essere anche delle tombe rupestri. Quindi ora, visto che ci siamo, facciamoci questi altri 5 minuti di discesa e di salita. Andiamo a vedere le tombe, cioè le gole, tombe, le gole, vabbè, avete capito. Guardate che meraviglia! No, l'acqua è limpidissima. Queste gole della Lento sono meravigliose. Sono uno spettacolo incredibile. Guardate qua. Comunque le tombe sono queste, le tombe rupestri. Probabilmente di alcuni eremiti che vivevano vicino all'abbazia di San Liberatore. Cioè nell'abbazia di San Liberatore. Questo... questo posto rimane incantevole. Veramente. Incredibilmente bello. Guardate quanto è pulita quest'acqua. Assurdo. Pesciolini. Bene, ho provato a chiamare il nostro amico dell'Infopoint, ma giustamente non aveva nessuna voglia di venire ad aprire l'intero monastero, l'intera basilica per me, ma no, dette tutte, questo è il monastero. Quindi adesso devo trovare un modo per tornare alla civiltà. Mi hanno detto che a un po' di chilometri da qui c'è il paese Serra Monacesca, da cui si può prendere un autobus e arrivare a Manoppello Scalo, da lì prendere un treno che mi porta a Pescara, da Pescara prendere un treno che mi porta a Bari. Tutto questo, se riesco a farlo entro le 9, dove parte l'ultimo treno per Bari, sarebbe molto bello. Ma mo ci proviamo e vediamo come va. Ragazzi, non vi posso dire come, ma sono riuscito ad entrare a San Liberatore.
È molto bella comunque. Ad ogni modo, facendo diciamo, un resoconto di questo viaggio, ragazzi, è uno dei percorsi più faticosi che abbia mai fatto, ma rimane uno dei più affascinanti e più belli. Secondo me si possono trovare dei modi di visitare alcune cose anche senza ammazzarsi come ho fatto io. Quindi sto anche pensando di proporvi una versione light, diciamo, del Sentiero dello Spirito, in cui si vanno a visitare dei determinati luoghi, ma avvicinandosi magari con la macchina, per chi magari non può stare 4 giorni in mezzo al niente come ho fatto io. Quindi resta comunque un percorso che porterò nel cuore, è forse l'unico che ho fatto 2 volte nella mia vita e per questo c'è un motivo. Ragazzi, viva il Sentiero dello Spirito, mi sento un po' più eremitico pure io, quasi, quasi come Naruto. E ricordatevi sempre che se sei talmente libero da sembrare cretino, sei pronto a metterti in cammino. Ciao!